Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero, il canale perfetto per chi vuole imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Se volete migliorare la vostra conversazione italiana e fare un po' di Italian Listening Practice, siete nel posto giusto. Oggi io e il mio amico Luca parleremo di qualcosa di molto speciale: i modi di dire. Sapete, quelle espressioni un po' strane che usiamo ogni giorno e che rendono l'italiano per principianti molto più interessante. Oh, ma prima di iniziare, volevo chiedervi una cosa piccola ma fondamentale per noi. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. È davvero importante per far crescere questa comunità e aiutarci a creare sempre nuovi dialoghi in italiano. E ricordate, nei commenti trovate il link per scaricare il PDF dell'episodio, con tutti gli schemi e i riassunti della lezione. Allora Luca, sei pronto per questa nuova avventura? Ciao Marta, ciao a tutti. Sì, sono prontissimo. Imparare a pensare in italiano è il segreto per parlare bene e i modi di dire sono il cuore della nostra lingua. Senza queste espressioni un italiano suonerebbe, un po' troppo simile a un libro di grammatica, non trovi? Hai proprio ragione, Luca. Un libro di grammatica è utile, ma noi vogliamo parlare l'italiano vero, quello che si sente per strada o al bar. A proposito, stamattina mi sono svegliata e mi sentivo un po' strana. Mi sembrava che tutto andasse storto. Sai cosa ho pensato? Ho pensato, Marta, oggi ti sei alzata con il piede sbagliato. Oh, povera Marta, alzarsi con il piede sbagliato. Questa è un'espressione fantastica per iniziare la nostra lezione. Significa che la giornata è iniziata male fin dal primo momento. Magari hai rovesciato il caffè o non hai trovato le chiavi di casa? Esattamente, ho rovesciato il latte e poi ho perso l'autobus, un disastro. Però poi ho pensato a questo video e mi è tornato il buon umore. Sai, preparare questi contenuti per chi vuole imparare a parlare italiano mi rende sempre felice. Mi fa sentire quasi al settimo cielo. Oh, al settimo cielo! Bellissimo. Sei passata dal piede sbagliato al settimo cielo in pochissimo tempo. Questo succede quando si fa qualcosa che si ama. Ma dimmi Marta, pensi che per i nostri amici che studiano italiano A1 o A2 sia difficile capire queste frasi? All'inizio può sembrare difficile perché le parole non significano quello che sembrano, ma se le usiamo in una conversazione italiana semplice, tutto diventa più chiaro. Ad esempio, prima di registrare questo video ero un po' nervosa, allora mi sono detta: Marta, devi rompere il ghiaccio. E lo hai fatto benissimo. Rompere il ghiaccio è un modo di dire che usiamo in tutto il mondo, ma in italiano ha un suono molto amichevole. Serve a iniziare a parlare, a superare l'imbarazzo iniziale. È fondamentale per chi vuole imparare italiano e fare amicizia in Italia. Verissimo, e spero che anche i nostri ascoltatori stiano rompendo il ghiaccio scrivendo un piccolo commento qui sotto. Magari possono scriverci come si sentono oggi. Luca, che ne dici se spieghiamo meglio queste parole ai nostri amici? Facciamo un piccolo riassunto del nostro lessico di oggi. Ottima idea. Comincio io con la prima. Alzarsi con il piede sbagliato. Questa espressione si usa quando la nostra giornata inizia male e tutto sembra andare per il verso storto fin dal mattino presto. Per esempio, se ti svegli tardi e piove, puoi dire che ti sei alzato con il piede sbagliato. Al settimo cielo. È un modo bellissimo per dire che siamo molto ma molto felici per qualcosa. È uno stato di gioia estrema. Ad esempio, se superi un esame di lingua, puoi dire che sei al settimo cielo. Rompere il ghiaccio. Significa fare il primo passo per iniziare una conversazione o per rendere l'atmosfera più rilassata quando non si conosce bene qualcuno. Si usa spesso durante un primo incontro. In bocca al lupo.
Questa è famosissima e la usiamo per augurare buona fortuna a qualcuno. È un modo di dire fondamentale per chi vuole parlare italiano in modo naturale. Si risponde sempre crepi il lupo o semplicemente crepi. Andare liscio come l'olio. Usiamo questa frase quando qualcosa procede perfettamente, senza intoppi o problemi, come quando studi italiano con noi e tutto ti sembra improvvisamente più chiaro e semplice. Spero che queste spiegazioni siano utili per il vostro vocabolario italiano. Ricordate che usare queste frasi vi farà sembrare dei veri esperti. Marta, sai che stavo pensando? Molti dei nostri amici ci ascoltano mentre cucinano o guidano, quindi è importante ripetere queste espressioni in contesti diversi. È così che si impara davvero. Ah, hai ragione, Luca. È il metodo migliore. Ascoltare e ripetere. Se volete diventare bravi nel parlare italiano, dovete praticare ogni giorno. E non dimenticate di scaricare il PDF che trovate nel link nei commenti. Lì abbiamo scritto tutto ciò di cui abbiamo parlato, così potete studiare con calma a casa. Esatto, non perdetevelo. È un supporto fondamentale per il vostro studio. Bene Marta, la nostra chiacchierata sta andando proprio bene. Direi che sta andando liscio come l'olio, no? Sì, Luca, tutto sta andando davvero liscio come l'olio. Mi piace proprio come stiamo spiegando questi modi di dire. È il modo migliore per chi vuole ascoltare italiano e capire come parliamo veramente noi. Sapete, ragazzi, se trovate utili questi consigli per la vostra conversazione italiana, non dimenticate di iscrivervi al canale. Per noi è fondamentale, ci aiuta a capire che questo progetto vi piace e ci spinge a creare sempre più contenuti per il vostro vocabolario italiano. Oh, e mettete anche un piccolo like, così l'algoritmo di YouTube capisce che siamo bravi insegnanti. Ma torniamo a noi, Luca. Prima parlavamo di spese. L'altro giorno volevo comprare un nuovo computer, ma costava tantissimo. Ho pensato, mamma mia, questo computer costa un occhio della testa. Capita spesso con la tecnologia. Costare un occhio della testa è un'espressione che usiamo tantissimo quando il prezzo di qualcosa è esagerato, quasi impossibile da pagare. È un'immagine un po' forte, vero? Come se dovessi dare una parte del tuo corpo per comprare un oggetto. Ma dimmi, Marta, alla fine lo hai comprato o hai deciso di risparmiare i tuoi soldi? No, ho deciso di aspettare, anche perché, a dire il vero, in questo periodo ho un po' le mani bucate, non riesco proprio a smettere di comprare libri e vestiti. Ogni volta che vedo un negozio, entro e compro qualcosa. È un problema per il mio portafoglio. Ah, avere le mani bucate è un classico. Significa che i soldi scivolano via dalle mani, proprio come se ci fossero dei buchi, e non si riesce a risparmiare nulla. È un'espressione perfetta per chi sta imparando l'italiano basico, perché è molto visiva. Io invece sono l'opposto, sto molto attento. Però Marta, devo dirti che per il nostro prossimo progetto di lavoro siamo ancora in alto mare. Oh, davvero? Pensavo che avessi già finito di preparare tutto. Essere in alto mare è un modo di dire che mi mette sempre un po' di ansia. Significa che siamo ancora lontani dalla fine, proprio come quando sei nel mezzo dell'oceano e non vedi la riva. Dobbiamo darci da fare se vogliamo finire in tempo. Non ti preoccupare, Marta. È vero che siamo in alto mare, ma io ci metto la mano sul fuoco che finiremo tutto per la settimana prossima. Conosco bene il nostro team e so che lavorano sodo. Quando diciamo che ci mettiamo la mano sul fuoco, significa che siamo assolutamente sicuri di qualcosa. Siamo pronti a scommetterci sopra, perché abbiamo totale fiducia. Ah, mi rassicuri molto così. Mi fido della tua parola. Spero solo di non dover fare le ore piccole per finire tutto. Sai, non mi piace andare a dormire tardi. Preferisco svegliarmi presto la mattina e lavorare con calma. Fare le ore piccole mi stanca troppo e il giorno dopo mi sento un po' confusa. Ti capisco perfettamente. Anche io preferisco dormire bene.
Però vedi Marta, abbiamo già usato tantissime espressioni nuove. Chi ci segue per migliorare il proprio parlare italiano oggi sta imparando davvero tanto. Che ne dici di fare un'altra piccola analisi del lessico per i nostri amici? Costare un occhio della testa. Usiamo questa frase divertente per indicare che un oggetto o un servizio ha un prezzo molto alto, quasi eccessivo. Ad esempio, se vai in un ristorante di lusso e il conto è altissimo, puoi dire che la cena ti è costata un occhio della testa. Avere le mani bucate si dice di una persona che spende i soldi molto facilmente, senza pensare al risparmio. È come se il denaro cadesse attraverso i buchi nelle mani, quindi se compri troppe cose inutili, i tuoi amici potrebbero dirti che hai le mani bucate. Essere in alto mare. Questa espressione indica che un lavoro o un progetto è ancora molto lontano dall'essere concluso o che non si sa ancora bene come procedere. Si usa spesso in ufficio o a scuola, quando manca ancora tanto tempo alla fine di un compito. Metterci la mano sul fuoco significa essere assolutamente certi della verità di qualcosa o della lealtà di una persona. È un modo per dire che non abbiamo alcun dubbio e siamo pronti a garantire personalmente sulla situazione. Fare le ore piccole. Si usa quando si resta svegli fino a tardissimo di notte, magari per divertirsi o per lavorare. È un'espressione molto comune che indica che si è andati a dormire quasi all'alba, quando le ore dell'orologio ricominciano da 1, 2, 3. Grazie Marta, queste spiegazioni sono chiarissime. Spero che chi ci ascolta stia prendendo appunti, o meglio ancora, che stia usando il PDF che abbiamo preparato. Ricordate ragazzi, imparare italiano è un viaggio bellissimo, ma bisogna farlo con gli strumenti giusti. Usare queste frasi durante la vostra prossima conversazione italiana vi farà sentire molto più sicuri e naturali. Certamente, e mi raccomando, scriveteci nei commenti se anche voi qualche volta avete le mani bucate o se avete mai comprato qualcosa che costava un occhio della testa. Usare le parole nuove è il segreto per non dimenticarle più. Luca, stavo pensando ad un'altra situazione comune dove usiamo molti modi di dire. Dimmi tutto, sono curioso. A cosa stai pensando? Pensavo a quanto sia importante conoscere i modi di dire quando siamo in compagnia di amici italiani. Sai Luca, l'altro giorno ero a cena con Giulia e un suo nuovo amico. Questo ragazzo era davvero strano, continuava a dire cose un po' cattivelle su tutti, ma in modo scherzoso. A un certo punto Giulia lo ha guardato e gli ha detto «Smettila di prendere in giro tutti». È un'espressione che usiamo sempre nella conversazione italiana, vero? Oh sì, prendere in giro è fondamentale. Significa scherzare su qualcuno, a volte in modo simpatico, a volte un po' meno. È una parte essenziale dell'italiano vero. Ma dimmi, Giulia come l'ha presa? Lei è una persona molto diretta, di solito non ha peli sulla lingua. Hai proprio ragione, Giulia non ha peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa, anche se a volte può sembrare un po' dura. Però lo fa con il cuore, perché in fondo lei è un pezzo di pane, è la persona più buona che conosco. Chi sta facendo Italian Listening Practice con noi deve assolutamente imparare queste descrizioni delle persone, perché le usiamo ogni giorno. Verissimo. Essere un pezzo di pane è un complimento bellissimo. Indica una persona molto buona, dolce, incapace di fare il male. Comunque, Marta, spero che i nostri amici stiano apprezzando questo Italian Podcast. Se è così, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi. È un gesto semplice per voi, ma significa tantissimo per noi. E non dimenticate che se volete rileggere queste storie e studiare meglio il vocabolario italiano, c'è il PDF nel link qui sotto nei commenti. È fatto apposta per aiutarvi a pensare in italiano. Esatto, serve proprio a questo. Ma tornando alla cena, a un certo punto l'atmosfera era diventata un po' pesante. Questo ragazzo sembrava che volesse dire qualcosa di importante, ma non ci riusciva. Allora io l'ho guardato e gli ho detto «Dai, sputa il rospo, dici cosa ti tormenta». Ah, sputare il rospo.
Che immagine simpatica e un po' schifosa allo stesso tempo, no? Immaginare qualcuno che ha un rospo in bocca e deve tirarlo fuori per liberarsi. Significa finalmente dire qualcosa che si teneva nascosto per paura o vergogna. E lui lo ha fatto? Ha sputato il rospo? Sì, alla fine sì. Ha ammesso che era così acido perché aveva appena litigato con il suo capo. In pratica aveva il dente avvelenato con tutto il mondo a causa del lavoro. Una volta che lo ha detto, si è scusato e siamo tornati tutti a ridere e scherzare. Oh, capisco. Avere il dente avvelenato spiega perfettamente quella rabbia che ti porti dentro dopo un torto subito. È incredibile come queste espressioni rendano i dialoghi in italiano così vivi. Marta, che ne dici se facciamo l'analisi del lessico anche per questa parte? Sono sicuro che aiuterà molto chi vuole imparare italiano A2 o B1. Prendere in giro significa scherzare su qualcuno o prendersi di gioco di una persona in modo ironico. Può essere fatto tra amici per ridere insieme o purtroppo anche per essere un po' cattivi. Non avere peli sulla lingua si dice di una persona molto schietta e sincera, che dice sempre quello che pensa in modo diretto, senza avere paura di offendere o di essere giudicata. Essere un pezzo di pane è un modo di dire molto affettuoso per descrivere una persona estremamente buona, generosa e d'animo gentile, proprio come il pane, che è un alimento semplice e fondamentale. Sputare il rospo, questa espressione si usa quando vogliamo spingere qualcuno a rivelare un segreto o a dire finalmente qualcosa che sta tenendo dentro da molto tempo e che gli provoca fastidio. Avere il dente avvelenato significa provare risentimento o rabbia verso qualcuno per qualcosa che è successo in passato. È come se avessimo del veleno pronto a colpire chi ci ha fatto male. Grazie Marta. Queste spiegazioni sono ottime per chi vuole migliorare il proprio parlare italiano. È affascinante vedere come la nostra lingua sia piena di queste immagini. Spero che i nostri ascoltatori stiano trovando questa lezione interessante e non per niente noiosa. Imparare a parlare italiano deve essere un piacere, come una chiacchierata tra vecchi amici davanti a un caffè. Non trovi? Beh, Luca, dopo aver spiegato tutti questi modi di dire, inizio a sentirmi un po' alla frutta. No, dai, scherzo. Però abbiamo detto davvero tante cose interessanti oggi. Spero che i nostri amici che vogliono imparare l'italiano non siano troppo stanchi. Saprete, essere alla frutta è un modo simpatico per dire che siamo arrivati alla fine di qualcosa o che non abbiamo più energie. Ma per questo video di Italiano Vero ho ancora un po' di forza. Mi hai rubato le parole di bocca, Marta. Anche io mi sento un po' stanco, ma molto soddisfatto. Spero davvero che nessuno dei nostri ascoltatori abbia perso le staffe cercando di memorizzare tutto. Sappiamo che l'italiano per principianti può sembrare una sfida, ma con la pratica tutto diventa più naturale. Perdere le staffe significa perdere improvvisamente il controllo e arrabbiarsi molto con qualcuno. È un'immagine che viene dal mondo dell'equitazione, quando un cavaliere perde l'equilibrio perché i piedi escono dalle staffe. Verissimo. Noi cerchiamo sempre di metterci nei panni di chi ci ascolta. Sappiamo cosa significa studiare una lingua straniera e quanto sia importante trovare contenuti chiari e semplici. Per questo, ragazzi, se questo metodo vi aiuta, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale di questi modi di dire vi ha colpito di più. È il modo migliore per aiutarci a crescere e per continuare a ricevere queste lezioni di conversazione italiana. Esatto, e ricordate che scaricando il PDF che trovate nel link qui sotto potete prendere 2 piccioni con una fava. Ripassate quello che avete ascoltato e allo stesso tempo imparate a scrivere correttamente le espressioni. È un esercizio fantastico per il vostro vocabolario italiano. Usare bene il materiale che vi diamo è il segreto per fare progressi velocemente. Mi piace l'idea dei 2 piccioni con una fava. Ottenere 2 risultati con un solo sforzo è il massimo. Ma mi raccomando, ragazzi, acqua in bocca.
Non dite in giro che imparare l'italiano è così divertente, altrimenti tutti vorranno venire sul nostro canale e non riusciremo più a leggere tutti i vostri commenti. Forse però è meglio fare l'ultima analisi del lessico prima di salutarci. Che ne dici, Luca? Sono d'accordo. È l'ultimo sforzo per oggi. Cominciamo. Essere alla frutta. Questa espressione si usa per dire che siamo arrivati alla fine di qualcosa o che siamo esausti, senza più energie, proprio come la frutta che arriva alla fine di un pranzo o di una cena italiana. Perdere le staffe significa perdere improvvisamente il controllo e arrabbiarsi molto con qualcuno. È un'immagine che viene dal mondo dell'equitazione, quando un cavaliere perde l'equilibrio perché i piedi escono dalle staffe. Mettersi nei panni di qualcuno vuol dire provare a capire la situazione e i sentimenti di un'altra persona, cercando di vedere il mondo dal suo punto di vista, per mostrare empatia e comprensione. Prendere due piccioni con una fava si usa quando riusciamo a ottenere due risultati utili o positivi facendo una sola azione, risparmiando così tempo ed energia. È un'espressione molto comune nel linguaggio quotidiano. Acqua in bocca è un modo molto colorito per chiedere a qualcuno di mantenere un segreto e di non dire assolutamente nulla a nessuno, proprio come se avesse la bocca piena d'acqua e non potesse parlare. Perfetto Marta, abbiamo fatto un lavoro eccellente. Spero che questo episodio sui modi di dire vi sia piaciuto e che vi aiuti a parlare italiano in modo più autentico e sicuro. Grazie per aver passato questo tempo con noi e per essere parte della famiglia di Italiano Vero. Non dimenticate di mettere like e scaricare il vostro PDF. Ci vediamo prestissimo per una nuova lezione. Ciao a tutti!